Perfetto, allora, buonasera, buonasera Adimer, ben arrivato sul canale, Buonasera che maestro. adesso mi collego al telefono per avere problemi appunto di situazioni. Prima di tutto, prima di collegarmi al telefono, oggi abbiamo una video intervista veramente speciale, unica, incredibile. Ritorna Scott Lewis, Brutal Draft, ma niente poco di meno che Dan Lilker. Ragazzi, oggi abbiamo la crema della crema dei Brutal Draft. Scott and Dan. Quindi, raga, meglio di così non potevamo chiedere. Quindi, ragazzi, collegatevi, guardate la puntata perché oggi veramente c'è tanta, tanta roba. Sei d'accordo, Nadiber? Sono d'accordissimo perché comunque è uno dei punti più alti del Calice Nero in questo frangente, perché appunto parliamo dei due membri fondatori dei Brutal Truth, quindi è veramente un onore poterli avere e poter ripercorrere un po' quello che è stato il periodo in cui hanno convissuto, perché comunque siamo rimasti dall'ultima intervista con Scott, che sono rimasti amici, e quindi è veramente veramente un onore averli entrambi, quindi intervistona a 4 sul Calice Nero, quindi io direi di farli entrare. Hello Scott e poi hello Dan. Hi guys, and welcome to Il Calice Nero. It's a real honor to have you both here. Seriously, thanks for spending some time with us. And again, it's a real honor to have like the founding members of Brutal Truth here with us. Yeah. Prima domanda per Dan. Dan, ci vuoi fare un excursus del Brutal Trap? Che soddisfazioni ti sei tolto e quanto ancora ti senti emozionato per aver messo in piedi i Brutal Draft? Okay, so Dan, can you please give us an excursus of what has been for you founding Brutal Truth, and how do you feel today in 2023 to have created such a creature? Well, it was way back, as Scott would remember, it was all the way back in 1990 that at the time that the band was formed. Originally, it was kind of a side project because Nuclear Assault had some bullshit legal stuff to figure out, so everybody had a vacation from the band. But I realized very early that it was something completely serious and what I wanted to do, and that's where my heart was. My heart's down here, but you can't. There it is. Yeah. And all this time later, 33 years later, I'm still extremely proud of, what we accomplished and the mark we left. What we did with grindcore and whatever, as far as giving it a kick in the ass or whatever you want to say. And the album that Scott was on, that album is still considered just an all-time classic, and I'm really proud to have written and recorded and played on that record and whatever. And that's amazing, because we were talking with Scott last time that he really had like the time of his life by doing that, and he was saying that it was so difficult to get to the point that it was on that record that that still nowadays he said something like I can't play that stuff anymore because it was so on the moment that it's unbelievable. Yeah, can I speak to that? I mean, I said before, like, it was painful to play because we didn't do computers editing all the stuff that we were doing now, that you can do now. So it was like we had to get the takes right then. We had to go through the songs and get them right. So to nail them, it was, I was in a lot of pain, but it was good. But you made it. I made it.
Yeah, man. There was a lot of adrenaline. Yes. I think I remember I had a whip. That definitely helped, right, Scott? Yeah, he kept whipping me in the back, saying, "You better get it right." Yeah, that was the BPM whip. Yeah. No, I was not physically whipping him. No, I get it, but still, like getting the the background that it's like you may get physically hurt, obviously as a joke, by your members if you don't make it right. It's funny. No, we did. You know, we were all in the room, and we were all pushing each other. So we were playing off energy. If I remember the recording, it's been a long time, but Scott, you remember what I would do to my wrist? Yes. You still got this scar. Yes. Yeah, but then it was just you would bleed. Blood. So much blood. Why you physically try and get yourself into that? That just happened. Yeah, it happens. You just do it. It's like the job. You punch the clock and then you go. Yeah. Now I'm going to translate back what you said up to now, so that now it's not actually that much, but still it's pretty intriguing. Praticamente ha detto che Dan, che praticamente ha fatto nascere Brutal Truth come un progetto secondario all'inizio, solo che poi ha iniziato a metterci talmente tanto cuore nella questione che poi è diventata la sua cosa principale. E ancora adesso, dopo 33 anni che sono stati fondati, rimane ancora orgoglioso di quello che ha fatto uscire con tutti gli album che ha fatto, che ha pubblicato, e ha rimarcato il fatto che anche nell'album in cui c'è Scott, che ricordiamolo è Extreme Conditions Demand Extreme Responses del 92, ha avuto un impatto molto grosso su quella che appunto è stata poi la scena grindcore che si è venuta a creare. E abbiamo appunto ricordato dalla scorsa intervista il fatto che Scott stesso ha appunto ammesso di essersi fatto male fisicamente per registrare, perché appunto non c'erano metronomi, non c'erano computer che potessero reggere, o comunque l'editing, quello che c'è stato successivamente, e si è proprio lesionato la spalla lui. Dan stesso si è proprio tagliato, si è ferito sulle braccia. Ha detto una cosa un po' più specifica, però non vorrei evitare il ban, cioè vorrei evitare il ban, e non vorrei evitare, insomma. Ce ne abbiamo già uno, basta. E appunto la cosa è stata talmente tanto intensa che Dan stesso ha scherzato dicendo che aveva una frusta per fustigare Scott nel caso avesse dovuto sbagliare. Quindi è stata una situazione molto, molto, molto particolare. Ok, molto interessante come intervista. Sì. Allora io andrei con un'altra domanda che è magari molto molto semplice, perché comunque abbiamo chiamiamola così, new entry di Dan oggi, quindi vorrei fare una domanda un po' più a lui. Vorrei chiedere appunto qual è il suo background dal punto di vista musicale, cioè che è praticamente la stessa domanda che abbiamo fatto a Scott, ma appunto vorrei trasportarla su di lui. Dan, we were talking last time. We asked Scott what has been his musical background and what brought him into playing a certain kind of music. In this context, we're talking grindcore. What brought him to play drums? What brought you
to play this kind of music, and what actually made you say, okay, I want to do this for the rest of my life? So it's not like a more brutal truth related, but what has been your background since a newborn, basically? Well, I mean, I've always knew I was going to play music, because when I was very young, I learned how to play piano when I was 5 years old. So then I realized I had like perfect pitch, which means that you can hear a note and identify it, like that's in a B flat or something when you hear it in the abstract. But to make a long story short, when I became a teenager and I got into rock and roll, I wanted to play guitar, and then I realized I wanted to play bass. I just liked the deep tone, which is kind of ironic, because then I started using a very distorted tone. But it's just something where it's hard to explain, because it was just a very natural thing. I was just following a natural instinct that appealed to me. And the more intense music I got into, the more I started kind of chasing that. And that's how you ended up with grindcore, because people know I played in thrash metal bands before that, and then my taste and my craving for speed or whatever kind of evolved, and that's where we ended up. But yeah, in general, yeah, I've always knew I was going to be a musician, and I just let it happen and let my influences take me where I went. That's all. Praticamente ha detto che sì, lui ha saputo sin da piccolino che avrebbe fatto musica in un senso o nell'altro. Per dire, a 5 anni. Sorry? Is Dan drinking Tang? No, lemonade. Okay. Used to be Grandissimi, fantastici. The number one. E praticamente ha detto che all'età di più o meno 5 anni ha iniziato a suonare il pianoforte, poi ha scoperto di avere l'orecchio assoluto, quindi appunto il fatto di poter riconoscere una nota così senza neanche avere il minimo sforzo. E poi si è iniziato ad appassionare al basso, perché voleva avere questi toni profondi, eccetera. Poi ha detto che appunto è abbastanza ironico, perché poi ha iniziato a usare distorsioni su distorsioni, quindi è andato un po' a morire quel concetto. E da là appunto ha iniziato a focalizzarsi sul basso. E oltre a questo, per quanto riguarda la questione grindcore, lui ha avuto un background suonando in gruppi trash, dove appunto suonava musica veloce, quindi è partito alla ricerca di trovare qualcosa di sempre più veloce, quindi poi appunto è nato quello che poi è diventato il grindcore. E questo principalmente. Poi appunto ancora adesso cerca di mandare avanti questa cosa, appunto, nonostante tutto quanto. Ok, intervista molto molto interessante, con i due capostipiti. Grazie a Scott, che appunto Dan è sul canale, quindi ringraziamo totalmente Scott, questo va assolutamente detto. Allora, facendo una domanda sia a Scott e sia a Dan, secondo voi ragazzi, il grindcore quanto può reggere ancora come genere musicale? Quanto può dare ancora tuttora? Secondo voi non morirà mai, perché è un genere che ha anche dei concetti lyric molto importanti? Chi vuole parlare di politica, chi vuole parlare di situazioni interne, chi vuole parlare di sociologia, tante situazioni, tanti argomenti, perché il grind ti permette di avere tante argomentazioni. Quindi può essere questo un punto di forza del grind per non morire mai? So this is a question for the both of you. So he was asking, do you think that music genre like grindcore is not destined to die, in the sense that it has so many topics to, lyrically speaking, to talk about and develop, talking about politics, social issues, and whatnot, and
what do you think that the genre has to give more in the future? And do you think that it is ever going to die, or it will be some sort of never-ending kind of music genre? Go ahead, Dan. Okay, well, if you're right behind me, this is the poster for Obscene Extreme Festival in Czech Republic. Yeah. Can't hold. Scheisse. Okay, so It was 2007. Fantastic. Yeah. So this is when Brutal Truth played in 2007 when we returned. The reason I showed you that is just to show you that that's a perfect example of our good friend Cherby, from the guy who organizes Obscene Extreme. He's carrying on a tradition. He's been doing that since like 1998. Mm-hmm. And at that festival, you're going to get the crusty political type stuff. You'll also get some of the more disgusting Eastern European bands that are just singing about, chopping up prostitutes. But that's mostly 16-year-old kids who have never had sex. Mm-hmm. And that's kind of true. Yeah. So that's my answer. It's shorter now. Oh, there you go. That's good trend. Yeah. Cheers, man. Yeah. But yeah, you can translate that. I think I said everything. No, I was actually seeing the bands in the poster, and that's also a like wide thing. And a festival like that, I guess it's not supposed to die unless Serbia is going to die. So I guess it's one of those things. Somebody will keep it going, I'm sure. Yeah, one way or another. Praticamente Dan ha detto che un festival come l'Obscene Extreme, appunto lui ha mostrato il poster, quello del 2007, è proprio il chiaro esempio di quello che è per lui, perché hai, oltre ad avere il fatto che l'organizzatore manda avanti questo festival dal 98, quindi sono praticamente 25 anni che va avanti ininterrotto, quasi ininterrotto, e c'è talmente tanta varietà di gruppi all'interno di quel festival, perché hai la roba più sporca, politica, eccetera eccetera, fino a musica che dall'est Europa, che tratta di gente che ammazza prostitute e roba del genere. Ha detto proprio serenamente, musica per gente che non ha mai scopato in vita sua, e onestamente sono parecchio d'accordo con questa affermazione. E anche io sono d'accordo. Come non essere d'accordo? Vai, dimmi la bomba. Now, what about you, Scott? What do you think about this whole topic? I mean, it's been a while since Danny went way longer playing grindcore, and it always has its basis in politics, I think, because it's coming from hardcore. Mm-hmm. So it's, there's always going to be hardcore bands, and there's always going to be people who love extreme music, grindcore. So I think it's going to keep going. But when people talk about grindcore, they talk about blast beats, and they talk about fast and all this stuff. And there's so many bands who just put a blast beat in. I mean, Slipknot does blast beats, and all these other bands do blast beats now. And Avenged Sevenfold does blast beats. Yes, they do, but that's not grindcore. To me, it's the basis of the hardcore mentality. Mm-hmm. And as long as there's people out there who are pissed off and don't like the situation, I don't think grindcore will ever die. There's always going to be people who are going to, pick up a guitar and say, "I'm pissed off. I don't like how much taxes I got to pay, how my government is run," and it's going to keep going. It just may look different, Mm-hmm. And I guess that's my 5 cents in it, that even people getting pissed
at bands doing this kind of thing, like as you said, Avenged Sevenfold as an example, like bringing up blast beats and whatnot. I guess it's going to fuel more and more the behavior that those bands react to that, and getting even more extreme. So I guess it's like a given and get given kind of thing. Yeah, you can't pick and choose who's going to be extreme. But what's extreme? You know, I mean, if you listen to the first Carcass record, that's extreme. You know, you listen to the early Napalm Death, you know, it's a different way of thinking about extreme music. And what we were trying to do was bring our New York mentality to the music, and then from all the thrash metal and everything that we grew up on, make it extreme. That's what we thought, you know. But there's bands out there that are off the rails. I don't know if you can interpret that. You know, yeah. Like it's not. It's uncommon to have something like. Yeah, I mean, you got like your General Surgery. You got your, you know, who look behind Danny, the poster. All those guys have their own thing. Yeah, and it's hard to define, like, oh, these are grindcore bands. Go pick up all these. Everybody's throwing in so many different things now. So yeah, but I was also seeing the poster, and there were bands like Behemoth that are not grindcore at all. So, but they're extreme black metal. Yeah, which Danny, you can speak to. Well, I mean, the concept behind this festival is it doesn't really exclude much. If it's sick and intense, then they want to have them on there. I mean, they've had a couple of black metal bands, but the more punk sounding ones like Compelled, Nazarene, you know, as opposed to like Mayhem or something. But the whole thing with categories, that can get limiting. So, as we all know that, you know, we play intense music, and fuck it, that works. And that's pretty interesting, because you were both talking about the New York thing. So I guess that has more of an impact rather than the music itself, because I guess as we were talking about, like give and get given, like the social. Obviously, I wasn't born back then, so bear with me. But maybe it was like so intense to live that you have like to convey something, and that like it's going to fuel itself up in a way. Yeah. Well, I mean, New York is definitely where, you know, we grew up. I mean, neither of us lives there anymore, but it was definitely an intense city, and that might have had a reflection on how we played music. But I'm not convinced about that, because I think a lot of what you're playing music is an organic thing. So you could be in maybe a small town in Kansas, as long as you can access music and influences, then maybe you could have made the same thing there. I have no idea. I can't compare it, but sure, maybe you can say that a fast-moving environment could have contributed to some of the musical intensity. I don't know. It's possible. I mean, I know lyrically and all that stuff. Yeah, I'm sure that can affect it, because you're pissed off about something and you're writing about what's affecting you. And with grindcore, being political. And when me and Danny, growing up and then starting the band, it was like there was a lot of bullshit going on politically at that time. So there's a lot of material. So, you know, being angry isn't a prerequisite to being in a grindcore band, but it definitely fucking helps when you're passionate about something. Okay, I'm going to translate. I will try to condensate what has been said, so that I will try my best. I'm going to get some more tequila. Go for it, yeah. Ok, go for it. Memorial Day. Allora, praticamente Scott ha detto che appunto loro crescono. È stato sparito entrambi, perfetto.
Allora, vabbè, devono andare bene, è normale. sì. Ha detto che appunto loro venendo fuori dalla scena hardcore newyorkese, comunque venendo fuori da New York, sicuramente la questione politica ha avuto un impatto molto grosso su quella che quantomeno è stata la loro musica, ma in generale sul genere. Quindi sicuramente il fatto di estremizzare andando avanti questo genere continuerà ad esserci. Lui ha preso ad esempio la questione quella dei blast beat. Ci sono gruppi che non puoi, cioè puoi ma non puoi neanche definire come grindcore, perché uno pensa al grindcore, pensa al blast beat. Però ci sono moltissimi gruppi al giorno d'oggi che magari li implementano e non hanno cazzo a che vedere con il grind. Lui ha parlato degli Slipknot, ha parlato degli Avenged Sevenfold e comunque si cerca di andare oltre a quello che è il limite, ma appunto parlando in generale di musica estrema non c'è una vera e propria barriera su quello che è la maggiore estremizzazione di quello che viene fatto. Va molto in maniera personale, perché comunque ci sono persone che si incazzano, ad esempio per quanto riguarda gruppi, appunto dicevamo, di Avenged Sevenfold e Slipknot, perché mettono i blast beat, e è venuto fuori un concetto relativamente interessante, che è quello del fatto che appunto gente che si incazza con la musica va ad alimentare quella che è l'incazzatura nella musica. Quindi è tutto, facendolo abbastanza breve, un autoalimentarsi più che miscuglio, un autoalimentarsi di quello che è, perché ovviamente tu ti incazzi per dico io ti incazzi per un qualcosa, ma per far capire un attimo il concetto, hai un argomento tosto, vuoi che ci sia la musica giusta per farlo. Ovviamente più le tematiche diventano estreme, anche la musica dovrà di conseguenza rispecchiare quello che è. E stavano dicendo che appunto un posto anche come New York, appunto per Dan la cosa è stata un attimo diversa, nel senso che non è che abbia influenzato dal suo punto di vista quello che poi è stato quello che lui ha trasmesso in musica, o che loro hanno trasmesso in musica, perché ha detto anche un signor qualsiasi all'interno della campagna che ha accesso a strumentazione, ha accesso a influenze, può fare la stessa cosa, ma non vuol dire. E invece per quanto riguarda Scott la cosa sì, quasi sicuramente ha influenzato, perché ovviamente in un posto frenetico come New York, dove ci sono continui cambiamenti e continue situazioni particolari, di sicuro non va ad aiutare una situazione del genere. E sempre tornando a parlare del festival e della definizione di quello che è l'estremizzazione del genere, può veramente essere, come dicevamo prima, qualsiasi cosa, nel senso che finché viene fatto se ha un approccio estremo per la musica, va sicuramente bene. Ok, domanda molto interessante con una risposta altrettanto interessante. Allora, i Brutal Draft che stavo facendo vedere prima, l'EP del 1996 sotto la Calice Records, Kill Trend Suicide, che è questo qua, veramente un dischetto molto molto figo e molto interessante. Domanda per entrambi, sia per Dan e sia per Scott, anche se non ha suonato Scott all'interno di questo EP. Quindi Dan come proprio artista principale e Scott come fan
dei Brutal Draft. Allora, Dan, questo disco quanto è stato scomodo per la copertina? Può aver causato qualche scomodità artistica verso chi le censura o quant'altro? Ma penso proprio di no. La parola suicide, quanto può essere una situazione particolare per il Brutal Draft, nel senso quando è stato creato questo disco? E la domanda per Scott te la faccio dopo. Okay, as you've seen, we're talking about the 1996 EP, Kill Trend Suicide, and Nice. this is this is a question for the both of you. I mean, we're talking about Dan as a composer and musician in the album, and Scott as a fan and friend of Dan. Dan, what has been the feedback on the artwork? Did it give like major issues during the publishing, or like during maybe censorship and those kind of things? And how do you see of the S word can be related to brutal truth, and how can it be quote unquote taken into consideration when talking about brutal truth? How can okay, what was the last part of it you asked? You said how can what be taken into consideration? The suicide word. Oh, yeah. I didn't want to say that to avoid any kind of the S word. Okay, yeah. Well, it was just subliminal, really, on the record. It was just a shadow, and this is also 1996 when everybody wasn't as uptight as they are now, and we were not promoting suicide. Certainly, there was no really. It wasn't pro or anti-suicide. It was just an image on the front of an album cover that was just kind of like artsy fartsy because it was the shadow that was doing it, not what the actual person was. Yeah. And that's actually that's Bill, the guy who ran Relapse Records. Bill Yurkovitz, yeah. Yeah. But Dan, that record cover now, do you think that would be released the way it is? Probably not, because it could be unless you come out with a statement. Now, obviously, nobody's pro-suicide except some of those funny black metal guys. But if you couldn't put that out now unless there was a giant sticker on the record, like about being anti-suicide. Now, I don't know. That's what, I'm a musician. I've always I focus on just writing extremely violent music. If it makes people do crazy things, then they just have to rein themselves in, Yeah. Okay, and then we're going with the part for you, Scott, to actually go through, but I will translate what he said in the meantime. Okay. What Dan said. Praticamente ha detto che all'epoca non ha fatto chissà che scalpori quella copertina, nel senso che comunque loro non sono mai stati promotori o anti, cioè loro hanno semplicemente voluto fare qualcosa che diciamo così facesse desse fastidio, tra virgolette, nel senso che comunque è un'ombra a fare l'atto, non è lui il personaggio in copertina a compierlo, quindi non è così diretto come concetto. Poi appunto ha detto che sicuramente ora come ora non verrebbe mai pubblicato un album con quella copertina, perché è troppo estrema per quello che è adesso, e lui troppo esplicita, esatto, e a meno che non ci sia un grosso sticker davanti che dice qualsiasi cosa. E appunto a lui interessa fare musica estrema, quindi non ci ha mai dato grossissimo peso, se non trovare appunto quella che è la copertina giusta per le uscite. No, perché come disco veramente come figate, minchia, un macello.
Scott, invece la domanda per te è questa. Tu ti devi vestire il scribacchino ed una rivista musicale, ok? Molto sul metal estremo. E devi Scusa, scrivere hai tagliato male alcuni malissimo, versi non si della sente. Mi collego dal telefono. Un attimo. Io, ragazzi, mi collego dal telefono, non c'è problema. Ok, intanto chiedo appunto a Scott qual è la sua opinione da appunto fan Vai, dei poi sì. e da amico per quanto riguarda l'album. Okay, so Scott, now the question regarding that EP is, what has been your opinion, as I said prior to making the question to Dan, as a fan and a friend of the band, once this EP has been released, what has been your opinion and feedback in general? Well, from everything they've done after I left, I followed actually, I think I sent Dan or somebody artwork that I did for cover artwork that they didn't use. And I'm glad they didn't, because what they came up with was actually better. Mm-hmm. Mine would have been banned straight out. But I don't think Dan remembers that. It was a long time ago, Dan. Yeah. Not sure, honestly. Yeah, okay. Somebody saw it. Maybe Jim Welch or somebody. I don't know. But when I listened to Brutal Truth after, I think Need to Control was the last record that I had any kind of fingers in, where we wrote songs together. And I thought that record turned out fantastic. Probably one of my favorite Brutal Truth records, even though I'm not on it. And a lot of people agree. But I think as things went along, there was a more of a punky kind of vibe to things that I understood, and I knew it was a regression kind of thing, no pun intended, but it was like, all right, moving forward, but by taking older influences, yeah, you know, but there was also new members, so everybody had a say. So it's not like I can say, oh, you know, this sounds too punk, this sounds not metal enough. I didn't know where we were going, you know, and to me it was like a surprise every time I heard a new Brutal Truth record, because I didn't know what Dan what's going to happen. Yeah, I mean, it was just an organic thing with all of them, and that's great. I think when they came back, what was the record, Dan, with the end of the world with the hand over the, what the hell was that? End Time? End Time. Fantastic. I mean, there was like, I said, wow, that's good shit. And I know Dan can do it. I've known Dan. I know he's a genius musician, and I knew every time I listened to a Brutal Truth record, it was going to be Dan and then other people throwing in stuff in the mix. I never knew what was going to happen, but I knew he was going to be good. You know, so steer the ship. You did steer the ship. That's good shit. Right into a fucking pile of rocks. Into a mountain. And then it caught on fire for some reason. Nobody knew why. Yeah, I mean, and as you were saying that, I was actually seeing and thinking about the thing that, yeah, I mean, when you have a band and you get to know who is the main composer of the thing, you always get to hear like who has thrown something, even if you don't get to know the other members. If you, for example, you said you know Dan, and you knew like, okay, that's him, that's definitely him. So well, when Dan and Brent Gurn was still playing with them, it was like I can hear all of those, because being in a room with all those guys, I knew how stuff was thrown around, so I could hear all the influences of it. Kevin's vocals, like, they
they went all over the place. And it's much like Kevin's personality. It was just like, what was the mood for that day? And it was like that week, or he hears the song and then he goes boom, and he latches onto it. And so it's like, it was kind of interesting for me to see, and I've never talked to Dan about this, but like to hear everything over the years after I left the band was just interesting for me, because it was like, yeah, some records I didn't like as much. Other records I was like, yeah, that works really good, you know? And then they break up and then come back, and it's like they still got it, but then they break up again, and I was just like, okay. But I feel everything, you know? I see everything. It's weird. It's weird being on the outside from that, but it's like, it's also comforting to know that, okay, that's Dan. He's doing his thing. Getting to see that the spirit's always there, as we were saying earlier, like the fact that he was putting his whole heart into this, and seeing that keeping going most of the time throughout the year. Yeah. Ok, praticamente Scott ha detto che appunto da esterno lui adora quell'album, quell'EP, e ha detto che appunto nonostante lui se ne sia andato, quello è un'opinione che ha parecchio spesso per quanto riguarda gli album dei Brutal Truth, le varie uscite che hanno fatto, perché appunto sapendo che è stato Dan il compositore principale del gruppo, ha detto che è stato in un certo senso confortevole riuscire a vedere, nonostante gli anni passassero, che la vena è rimasta la stessa. Ovvio ci sono state delle uscite che a lui sono piaciute di più, altre che gli sono piaciute di meno, però sì, è stato molto 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 bello vedere quello che è venuto fuori, specie parlando di un EP come quello di cui stavamo parlando, perché ha un'attitudine un po' più punk, quindi non è necessariamente grindcore in senso stretto, ma appunto è scoprire un sound nuovo, ma prendendo influenze più vecchie. E Scott stesso ha detto: non sapevamo all'epoca, noi, quando suonava anche lui, che cosa saremmo andati a fare con la musica, e quindi ha detto appunto ogni cosa che è venuta fuori è sempre stato qualcosa di nuovo. Almost dinner time, ok. Praticamente ha detto che non si stupisce ogni volta che viene fuori qualcosa, e anche se appunto la persona principale rimane Dan, ma i membri cambiano attorno. E questo è quanto, riassumendo il tutto molto molto serenamente. Scusami. Sì, no, volevo fare la prossima domanda proprio a bruciapelo. Aspetta un attimino prima che mi dimentico una domanda, perché visto che gliel'hai fatta già Scott, gliela faccio a Dan, quindi rimbalzo la parola a Dan. Sì. Dan, come potresti descrivere i Brutal Truth all'interno di un libro? Questo significa, in poche parole, come riesci a decifrare il grind, la parte punk, la parte violenta della band stessa, con dei colori astratti particolari, senza andare sul rosso e il nero, assolutamente, e incentrando il tutto all'interno della natura, creando un live in quel luogo. Okay, so this is a question that we've already did Scott last time, but this one is for you, Dan. If you need to put Brutal Truth inside of a book, whether it's an existing one or you need to write your own book, how do you think you can convey the
anger in the sound and the topics that you talk about inside of the book. And how do you think that you can like visualize the concept without using colors like red or black, that can take the whole thing, the whole big scheme, and be transferred inside of a landscape, let's say, so not some urban kind of environment, but more of a naturalistic one. Give me a second here. Well, does it have to be, Cheers to that. does it have to be a book that exists? I forget what I said last. No, it can be like an existing one, or you can like Oh, right. I write said your about own. the four guys who came together, and then Exactly. Well, I have a book, but you do. which Brutal Truth is addressed in there, but I can answer this more specifically now for you, you know, without using red or black, maybe blue or purple. I don't know, maybe. Brutal Truth, what we did with it, you know, because this is also going on what Scott was just saying, like what he watched us do after we left, is it just was similar to the way it started, because there was the philosophy was we're going to do whatever the fuck we want and incorporate whatever we want. And that was very liberating. That's what made our music so unique, because we didn't care if we wanted to throw on a black metal riff or fucking bring a fucking chainsaw up on stage and create, you know, chaotic sparks or so. The anger might have been more in the lyrics for me. It was just more about the musical chaos. I wasn't necessarily angry. It was actually very therapeutic playing that music, and you weren't angry at all when you were playing it, because it was like it got all those demons out. And I guess if it was going to be a landscape or something like that, I mean, I suppose the first thing you would think of is, oh, it would look like something from the Terminator, but it wouldn't be, because once we were done purifying the lands, then it would be beautiful and green with lots of weed growing. Which is quite good to say the least. So do you think that if you were putting Brutal Truth inside of a book, as we were talking about, it won't be more about the environment itself, but more about the story that's been told? Well, I mean, the story, it was a musical and a lyrical story as far as what we did. What I'm most proud of is just that, you know, we just created chaos. We managed to contain it enough that we could record it once and play it for people and everything like that, but it was more like taking an energy and harnessing it. That's the only way I can describe it. It wasn't just writing and playing music to me. It was, you know, it's almost like, you know, being a wizard or something. I don't know. Creating something from the nothing, like something there. Yeah, because, you know, people thought our music was from outer space, so I was like, okay. Allora, praticamente ha detto che se dovesse mettere Brutal Truth all'interno di un contesto come quello che avevi descritto, sarebbe abbastanza complesso, nel senso che sarebbe difficile creare l'ambiente dove si può, ambiente inteso come natura, che possa descrivere Brutal Truth senza però farlo sfociare in un qualcosa con un finale positivo. E perché appunto loro hanno sempre voluto fare quello che volevano, musicalmente parlando, quindi al di là che ci fosse Scott o meno all'interno del gruppo, ha detto che se fosse una situazione di ok, estirpiamo
tutta l'erbaccia, chiamiamola così, che c'è in questa natura, utilizzando appunto, parliamo di come palette cromatica della cosa, blu e viola. Ha detto che poi se dovesse far distruggere tutto, verrebbe fuori qualcosa di bello, di verde, di un posto dove crescerebbe tantissima ganja. È detta proprio terra a terra. E ha detto che sarebbe un posto bellissimo. Quindi, quindi ha detto che andrebbe in contrasto con quello che è il concept del gruppo. Però di per sé questa sarebbe la questione di fondo. Ha detto che sarebbe probabilmente una cosa in stile Terminator come contesto, però appunto si crea tutto quanto nella appunto sarebbe difficile di per sé, perché poi anche proprio dal punto di vista di tematiche, cioè è talmente tanto un caos quello che è il gruppo, nel senso buono del termine caos, che si fatica a creare una vera e propria struttura del tutto. E questo è quanto in soldoni. Vai con la domanda a bruciapelo. Cosa mi vuoi Aspetta, chiedere perché per penso che Dan debba andare a Ah. are you going to have dinner now, Dan? Or... Sì, tacos. Okay. So if you need to leave, feel free to. So don't worry about anything. I'll finish this up. Okay, well, thank you very much. Thanks a lot, Dan. And it has been a real pleasure to have you here. And hopefully we'll catch up another time anyway, so that we can finish the whole interview and get some more in-depth kind of topics about Brutal Truth and your life as a musician as well. Man. Yeah, man, I appreciate your interest, and we can pick this up some other time then. For sure. We're more than up for it. Thanks a lot. Okay, bye Dan. Bye. See you later, Scott. See you, buddy. All right. Ok ragazzi, veramente fighissimo. Quindi Dan ci ha lasciato perché doveva fare delle cose, quindi veramente è stato un onore. Vai con la domanda bruciapelo verso Scott allora. Sì, allora io volevo chiedergli appunto, visto che è rimasto con Dan in contatto e onestamente non mi ricordo se gli fosse stato chiesto la scorsa volta, com'è stato per lui mantenersi con i rapporti assieme a Dan, cosa li ha mandati avanti, perché comunque parliamo di praticamente 30 anni che sono rimasti in contatto, e cosa ha mandato avanti questa amicizia. So we were wondering, I mean, since Dan just left the interview, what kept you two in such a deep bond throughout all these years, and what actually made you say, okay, this is a person that I would love to have. I mean, it sounds bad to say this way, but pardon me for the words, that I want to have in my life for the next 30 years in this case, and that I want to keep for the rest of my life in general. Well, I mean, me and Dan were friends before we were in a band, and we've always got along, and always stayed in touch with him, tried to, but everybody's lives go separate and do stuff, but he's such a good person. He's such a brilliant musician, and I was always concerned or wondered what he was up to, if I can help him, or where he was. So he was a true friend, and with true friends, you don't need to talk to them every day.
you know, you connect and you reminisce and all that. And we had some good times, and we spent a lot of hours together in very close quarters, you know. So you learn a lot about a person, and that just sticks with you, you know, that they become your brother. They're your family, you know. And I always wonder about the other guys too, you know, and what they're doing and how they're doing. And, you know, you can't break a bond like that. When you're in a band with somebody, it's like a marriage. But when you're friends before you get married, there's more, you know. So a whole other level. A little bit more. That makes sense? Yeah, I did actually. I was just listening because it was so, from my point of view, pretty interesting to hear stuff like this. Because sometimes you see, I mean, most of the times when someone leaves a band, as you said, it's like a marriage. So they get into bad like places. It could be ugly. Yeah, exactly. Yeah. It was never between me and Dan. It was never ugly. You know, it was sad, you know. I didn't want to leave my brothers, but it was like that's what I had to do. And he understood, and he went his way, and they kept going, and I always supported them, you know. And you support your friends, you support your friends. Okay. Allora, praticamente ha detto che appunto loro, essendo stati amici sin da prima che si formasse il Brutal Truth, questo ha sicuramente avuto un impatto su quello che è il loro rapporto d'amicizia, nel senso che nonostante appunto lui sia uscito dal gruppo, ha sempre trovato il modo di continuare ad avere a che fare con lui, perché dal principio, spendendo tanto tempo assieme e avendo un legame talmente tanto consolidato gli ha praticamente permesso di arrivare al punto dove non ci sentiamo tutti i giorni, però qualsiasi volta ci sentiamo va sempre benissimo, si va a tirar fuori quelle domande che magari sono, uno dice anche quasi stereotipate, però di per sé non lo sono, perché appunto vuoi sapere come sta, vuoi esserci per quel tuo amico. Ed è una cosa che è sempre stata molto reciproca tra i due, quindi appunto dicevamo prima, si è autoalimentato tutto questo, quindi è stato molto molto positivo per entrambi, anche appunto nonostante si siano spostati in zone diverse della nazione. Sicuramente è stato triste il fatto che appunto Scott si sia dovuto allontanare dal gruppo, ma appunto è stata una situazione di necessità. Però appunto anche essendo in un gruppo è come un matrimonio, lui ha detto. Quindi se sei amico da prima non hai troppissimi problemi. E nel momento in cui sei proprio solo su quello, si possono creare quelle brutte situazioni a dir poco scomode, che di sicuro non fanno piacere a nessuno. E tutto quanto. Faccio l'ultima domanda, non è la domanda trademark del canale perché l'altra volta ha risposto appunto Scott, quindi non si farà quella domanda. Comunque ormai è diventato un grande amico del Calice Nero, Scott Lewis, ormai è di casa, ormai sarà sempre di casa Scott Lewis, quindi grandissimo, fantastico avere appunto Scott all'interno del Calice Nero, veramente figo. La domanda che mi pongo è questa. Scott, se tu non avresti suonato la batteria,
avessi suonato un altro strumento, quale strumento ti sarebbe piaciuto nell'andare a suonare? E se non esisteva il grind, né il death, né il black, né il trash, che genere ti sarebbe garbato nel creare musica? Okay, so the question is pretty broad. It's basically about knowing you if you were not going to pick up drums as an instrument, Yeah. but you were, let's say, forced, not necessarily forced, but if you needed to take another instrument, what would you choose and why? And with that in mind, if grindcore wasn't existing, what or whatever kind of extreme music genre, what kind of music would you think you would have written throughout the years? Okay. So the first part, I play guitar, I play bass. I think I would be pick up guitar because that's how most songs in this genre are written, right? I mean, you could play them on bass, obviously, but you know, guitar. If I was forced, I'm not, but I would do that. What was the second part? Yeah, the second part was about music. if like extreme music I think it would wasn't existing. Yeah, more hip hop related with metal, like heavy hip hop. Okay. I don't have a reference. There's many. I mean, as of right now, I'm thinking about it's more like trap music with metal influences, like Ghostmane. Typical, like, you know, not talking about money and bitches and cars, but more we're talking like about fuck the government. The hip hop, like take Public Enemy, and then there's a song by Public Enemy called Channel Zero that has the guitarist from Slayer on it, Kerry King. Okay. They sampled some Slayer, and it's that heavy shit, but it's talking about watching nothing. Channel Zero. She watches Channel Zero. There's nothing on there. She's getting all the wrong information from bullshit. And it's this heavy fucking song. I recommend everybody go listen to Public Enemy Channel Zero. And that's what Scott Lewis would be making. So I was also thinking about, like, I don't know whether you know them. I guess you would do Body Count. Yes. Body Count I like for the message. I just don't like the execution. Yeah, for the message and the kind of vibe they have, because it's like the heavy music but with like hip hop vocals. You're gonna trip out because we actually played with Ice-T at CBGB's in New York. Okay, that's fucking wild. And he wore Brutal Fruit shirt. And yeah, we got pictures with him and everything, and he just loved us because we were extreme and he was trying to be extreme. And I thought Body Count was great. I mean, Cop Killer, all that shit. Yeah, I'm all about it. It's fucked up, but it's a message. I don't want people to go out and kill cops. It's the same thing with NWA when they talk about, you know, fuck the police. It's getting a reaction from people and saying this is the state we're in, but not necessarily saying go out and do this. Smart people have to know the difference. They have to know that this is a parody. This is it's not sarcasm, but it's being facetious and being, you know, this is the reality of my surroundings. You know? Yeah, talking a story and not like putting someone into the Politicians tell people to go do things, and they aren't being sarcastic.
We're entertainers. Mm-hmm. We write a fantasy. Every song is a fantasy world. If somebody takes it seriously, that's on you. But if you understand the context and what we're trying to say, you get it, you know? Mm-hmm. Ok. Allora, praticamente ha detto che come strumento sceglierebbe la chitarra o il basso, perché comunque parliamo principalmente di chitarra, perché è così che viene composta il 90% della musica, quindi sarebbe lo strumento più opportuno, perché appunto ricordiamo che comunque lui scrive, dirige film, quindi è una cosa che gli tornerebbe molto utile. Invece, parlando di genere musicale, parliamo di roba hip hop. Yeah, sorry? He sneezed. I said, bless you. Oh, ok. Sorry. Praticamente ha parlato di hip hop con suoni molto pesanti. Ha parlato dei Public Enemy con Channel Zero, dove c'è anche Kerry King all'interno. E di per sé comunque parliamo di sonorità, nel senso che comunque c'è da ricordare che ci sono Channel Zero. Yeah. Channel Zero. Come si dice? Porca puttana, mi sono perso. Ok, no, sono tornato. No, I lost myself for a second. I blacked out. Yeah, Grande, fantastico. Sì, unico. Vai. Praticamente parliamo di musica, perché se dovessimo guardare i messaggi sicuramente ci sono progetti che magari parlano di roba come vai a ammazzare i poliziotti o tipo appunto citando anche gli NWA con Fuck the Police, di sicuro non vanno a citare quelle robe, ma parlando anche dal punto di vista di storia sicuramente è quello che lo rappresenterebbe di più. E appunto stavamo parlando, gli avevo accennato i Body Count, che appunto per chi non lo sapesse è il gruppo diciamo metal di Ice-T, e ironia della sorte Body Count e Brutal Truth hanno suonato al CBGBs assieme, e appunto piccolo aneddoto tra virgolette buttato là nella mischia. E appunto di sicuro non andrebbero a dire sicuramente fate questo, fate quello per quanto riguarda i testi, cioè non andrebbero a mandare quel messaggio, non andrebbe a mandare quel messaggio, perché lui dice quello è il lavoro dei politici, sono i politici che ti dicono fai questo, fai quello. Quello che fa lui è raccontare una storia, cioè comunque è un intrattenitore l'artista, quindi va a passare quel concetto. Se poi la prendi come una situazione reale, eccetera, eccetera, che devi fare questo, devi fare quello, sono cazzi tuoi, in poche parole. Pienamente d'accordo. Allora, Scott, ormai sei di casa, ormai sei di casa, ci sono andata un'altra intervista, ormai sei di casa sul Calice Nero, ormai ti consideriamo un amico, è veramente fantastico. Grazie mille, Scott, come sempre, per la tua disponibilità, per averci fatto questo grandissimo regalo di aver portato Dan sul canale, nell'Ilker. Quindi ricordiamo che è tutto merito di Scott, Lewis, ha contattato lui, appunto mi sta scrivendo in privato, Alan, guarda che Dan può questo e quest'altro, quindi veramente ringraziamo Scott per tutto ciò, quindi veramente un grazie di cuore. Come sempre, un in bocca al lupo per la vita privata e per le tue nuove future collaborazioni. Noi ci sentiamo molto presto. Grazie Scott. So we're thanking you once again for you being here, and we consider you almost as part of the family, because it's the second time you've been here. Is
it's like thanks to you that we've been able to have Dan in this interview. So seriously, it's a real pleasure to have such things, and surely whenever you want to, we can keep this going and have you another time. Sure. I mean, and my wife is she was the original drummer of Darkada and Mythic. If you ever want to talk to her, we can talk off camera about that, and see if we can do an interview with them. But if you want to talk to the other guys, I'll try to track them down. Whatever you want to do. Now again, thanks a lot, and I love you guys. You guys are so much fun. Now we're trying our best to actually give the best for the artists and the followers, basically. So it's a real honor to. Yeah, if they want to hear me bullshit all the time and they're enjoying it, we'll keep doing it. Aren't we all bullshitting anyone in a way? Just talk shit. And again, seriously, we're wishing you all the best for your own personal life and your endeavors as a writer and a filmmaker. Yes. Next weekend, I start another movie next weekend. Sorry? Next weekend, next Saturday, we start shooting another film. I'm going to be doing all month. So, yeah. Okay, that's fucking amazing. All your support, prayers, because it's going to be tough. No, it's going to be amazing nonetheless. So we again wish you all the best. I will be translating the last things. Can you please remember me the bands your wife is involved as me? She started Darkada, Rketa, and then Mythic, Mythic. Okay. If you're interested in hearing about her whole female perspective in the death metal community, absolutely. Okay, I will be translating what has been said up to now. So yes, please, because I don't want him to be left out. No worries. Ok, allora praticamente ha detto che sì, è stato un piacere anche per lui essere parte di questa intervista, quindi è veramente anche per lui un onore essere qua. Ha detto passare tempo a sparare stronzate assieme, quindi sì, è stato molto molto bello. Addirittura ha proposto volendo di parlare con sua moglie perché è stata la batterista fondatrice dei Mythic e dei Darketa, quindi ha detto che se vogliamo avere un'opinione anche dal punto di vista femminile nella scena, possiamo parlarne appunto fuori da qua. Zero problem. Yes, concordo. You'd like to, yeah. I mean, and you could do both of us at the same time. You could do her by herself. Whatever you want to do. I'll talk to her and see what she wants to, say, because it's an interesting era, because they were the first female death doom metal band. So, and they're still going. She's not in the band anymore, but they're still playing. Yeah. Praticamente ha detto che volendo possono fare l'intervista assieme o comunque parlarne con lei e perché appunto ha detto di andarle ad ascoltare, quindi parliamo dei Darketa e dei Mythic, perché appunto i Darketa sono stati una delle prime band death doom composte da donne, vanno ancora avanti, quindi appunto nonostante lei non ci sia più sono ancora coinvolti,
Quindi sì. Sì, si fa senza problemi, anzi, grazie mille. Scott, ti Yes. mandiamo un grandissimo abbraccio, veramente un grandissimo abbraccio. Thank you very much. Thank you. We're sending acts to you, so Very thanks much. again. I love hanging out with you guys. Thanks a lot. Yes. Okay, are we done? Yeah, we're done, I guess. Okay. I love you. So we'll catch up in the behind the scenes, let's call it that way. Yeah, we'll talk. Again, thanks for everything. Seriously. Yes, no problem, guys. I love you. Bye bye, Scott. Bye-bye. Bye, everybody. Yeah. Ok ragazzi, oggi abbiamo avuto niente poco meno di Scott e Dan, dei grandissimi appunto Brutal Truth. Adesso mi scollego dal telefono ed entro dal computer Adimer. Un attimo, che adesso entro Ok, così. nessun problema. Ok, così. Okay, now we're left alone. Now the Alan is We're going still to. live. Adamir, we're still live. Yeah, we're still live. Don't say nothing crazy. Now it's going to connect from Ok ragazzi? Yeah. Perfetto. Mi Yeah. sentite? Ok. Allora, Sì. bye bye Scott. Sì. Thank you very much. Veramente. Fantastico. Grazie. Ciao Scott. Love Bye. Perfetto. this is love you. All right. Ok, perfetto ragazzi. Allora, grazie mille Adimer. Grazie a te. Oggi abbiamo raggiunto un altro dei picchi massimi, come stavi dicendo te prima di fare l'intervista. Parliamo di apici veramente molto molto importanti. Chiedo un attimo solo. Certo, vai Ok. tranquillo. Allora, Sì, ragazzi, mi si dovrebbe sentire lo stesso. Perfetto. Allora, oggi abbiamo avuto, come stava dicendo Adimer, dei picchi massimi, perché grazie a Scott Lewis abbiamo avuto dell'Ilka, quindi raga, cioè, peccato che siete stati in pochi, perché oggi era da non perdere come intervista, però posso capire tranquillamente gli impegni, ve la guardate dopo con calma, però veramente oggi tanta roba, e non è finita qua. No, decisamente no. Solo l'inizio, perché poi con Scott ci sarà un'altra sorpresina che aveva detto l'altra volta, poi te lo dico a le camere spente, ci sarà un altro musicista, però non vi dico niente. Allora ragazzi, io ringrazio Adimer per tutta la dedizione che dà verso il canale, sempre pronto a aiutarmi, quindi veramente tanta roba. Saluto Massimo, che ci ha seguito, saluto appunto Margrave. Niente ragazzi, allora oggi c'è stata l'intervista non mi hai fatto ridere prima, mi sono perso, poi mi sono ritrovato. No, poi di mezzo ci si è messo Graziano, appunto, che gli mando un abbraccione enorme, che abusa del profilo del Calice per scrivere commenti, quindi gli mandiamo un abbraccione grande. Comunque ragazzi, niente, oggi abbiamo avuto dalle 11 alle 12 Cancer, dalle 17 alle 18 Sirena Verena, progetto Harsh Noise, poi dalle 18:30 alle 19:30 Summer King, che si è parlato di occultismo, tantra nero, esoterismo e quant'altro, e poi Brutal Truth, appunto, Truth, giusto? Truth. Brutal Truth, ok, e abbiamo chiuso in bellezza. Domani ci sarà Tsunami Edizioni, ragazzi, grandissima casa editrice, tra cui Lupi tra le pecore e tanti altri libri. Scusate per prima, ma avevo sbagliato. Avevo detto io che stavo... Ciao, grazie, un abbraccio. Allora, niente, poi ci vediamo direttamente. Non sono riuscita a distrarti. Grande Agammante. Allora, niente, poi ci vediamo direttamente anche martedì con Noise Fog, un progetto molto molto interessante. Poi ci saranno gli Skinless, che appunto spostati, e poi ci saranno i Secrets of the Moon, che appunto si sta prendendo il giorno. Niente, ragazzi, questo è tutto. Adimer, aspetta, Adimer is the new
No, mi sento in colpa per Giacinto, poverino. Cosa gli ho fatto di male? Comunque, veramente grazie Anim, grazie mille. Tanto ci vediamo alla prossima, a breve. Maestro, Un sei abbraccio a fresco, tutti, dicono ragazzi. dalla chat. No, veramente grazie di cuore, perché ci stiamo divertendo un casino, e quindi ringrazio tutti i miei collaboratori dal primo all'ultimo. Mi sembra giustissimo, perché senza di loro il canale non sarebbe sbarcato all'estero, e lo dico tranquillamente. E poi, se dovete dire qualcosa ai miei collaboratori, fate riferimento a me e non rompete i coglioni a loro, ok? E basta. Questa è la maglietta di Arch Dead, progetto di Francesca Carì, che ha amato la maglietta, abbonata sul canale, grandissima. E niente, ci sono dei commenti? Chi? Vediamo un po' chi c'è. Va. Ah, ok. È Agamante. Allora, grande. Dobbiamo. Aspetta, cos'è? Dobbiamo fare una mega diretta con tutti quanti. Sì, c'è già il progetto. Sì, tra un mese ne parleremo. Lasciamo stare. Sì, perché c'è una cosa incredibile. Grande professionista. Sapuda. Sì. Ok. Grande Agamante, un abbraccio e un bacione grandissimo, che la vediamo il 6 giugno. Agamante, madre di Ant, che poi ci ha lasciato, infatti sarà una diretta dalle 20 alle 23:30, 3 ore, veramente corposa. Niente ragazzi, qui ci sono bracci e grandi, e poi vai ancora, ma vabbè, ok ragazzi, siamo veramente nella fusione più totale del Calice, ormai stiamo fonendo tutto. Però è anche questo è il bello, come ti rompo il culo per amicizia, veramente questo è il bello del canale. Saluto Diamante Nero, nuova collaboratrice della Zin, che sta dando una grandissima mano di aiuto verso la Zin. Ok, Adime l'abbiamo perso. Allora ragazzi, no, niente, ci sono. vi mando un abbraccio a tutti. Il grande spettacolo non si fermerà mai. Il sacro codice 000, la morte vi rende vividi. Au revoir.